Buongiorno, siamo qui con lo chef Domenico Stile del ristorante Villa Enoteca La Torre. Può raccontarci qualcosa di lei prima di iniziare? Sì, allora mi chiamo Stile Domenico e sono, come hai detto tu, lo chef del ristorante Enoteca La Torre a Villa Letizia di Roma. Una stella Michelin, sono stato lo chef più giovane del centro Italia, nonché di Roma, a ricevere una stella Michelin all'età di 26 anni ed ora sono ormai 5 anni che sto a Roma. I progetti sono aumentati, quindi la gestione si è un attimino ramificata, gestiamo diverse realtà che riguardano catering, altri ristoranti in Toscana e ci sono ancora altri progetti in ballo. Perfetto. Date le sue origini gragnanesi, può dirci che rapporto ha con la pasta IGP, visto che è un prodotto tipico della dieta mediterranea e la sua città di produzione è Gragnano stessa. Allora, con la pasta sicuramente c'è un rapporto di simbiosi quasi, cioè nei miei menù non può mai non esserci almeno due primi di pasta, calcolando che i nostri ristoranti non prevedono mai dei menù esageratamente lunghi, quindi su 5 primi piatti, due portate comunque di pasta secca, se non tre, ci sono quasi sempre. La pasta quindi in questo senso ce l'ho nel DNA, calibriamo le cotture, cioè noi non lavoriamo mai ad occhio, cioè la sento molto mia, anche se molti non sanno, diciamo che la vera pasta di Gragnano è solo un unico formato che è il fusillo tirato a mano, una volta si facevano con i fili dell'ombrello. La peculiarità della pasta di Gragnano era appunto questo formato di pasta, nonché l'acqua utilizzata, quindi dei monti lattari una volta che si poteva fare, ora con le nuove norme non è più quindi utilizzabile, e soprattutto l'essiccazione molto molto lenta con diciamo la parte ventilata che arrivava dal mare. Perfetto. Nel menù che propone sono presenti alimenti o piatti ricorrenti alla dieta mediterranea? Sì, sicuramente, cioè, mi ispiro molto alla dieta mediterranea e quindi non può non esserci degli spunti che fanno riferimento alla dieta mediterranea, anche se comunque gli ingredienti che poi vanno a racchiudere la dieta mediterranea sono molteplici, quindi inevitabilmente anche uno che non ha, diciamo, non strizza l'occhio verso degli accostamenti o degli abbinamenti che siano salutari va comunque ad utilizzarli, però io ci tengo in particolar modo perché comunque la dieta mediterranea è il modo di mangiare su cui si basa poi lo stile italiano, quindi noi ne teniamo conto e cerchiamo di portarla avanti comunque con un'idea nostra. Perfetto. C'è un piatto che vi evoca i suoi ricordi da bambino? Sì, c'è un piatto che rievoca i miei ricordi, stranamente non è un piatto campano, è la matriciana. Non ho origini romane, però diciamo noi abitavamo in questa casa con mia zia ed era uno dei piatti che gli riusciva molto bene, quindi io stando con lei molto tempo, quindi perché mia mamma cuciva e mi lasciava con lei, io ero piccolo, era uno dei piatti che mangiavo più spesso ed è uno dei piatti che poi obiettivamente mi piaceva anche di più. Quindi ogni volta che io andavo da lei me lo preparava e quindi è un po' il mio ricordo dell'infanzia è quello, anche se diciamo in Campania abbiamo molti piatti che rievocano l'infanzia, ma io diciamo la mia infanzia la ricordo e la vedo in quel piatto. È molto legato a quel piatto, diciamo. Sì, sono molto legato, l'ho proposto anche in una versione moderna quando, ora che sto a Roma, ora non ce l'abbiamo più in carta, però comunque l'ho fatto rivoluzionandolo un po' e portandolo un po' alla cucina moderna. Andiamo con la prossima domanda. Conoscendo le moderne abitudini alimentari, secondo lei è necessaria una maggiore promozione del regime mediterraneo? Ma sicuramente, come dicevo prima, il regime mediterraneo secondo me è fondamentale proprio per una questione di salute, perché bilanciando comunque tutti gli ingredienti che vanno a comporre la dieta mediterranea, e quindi i nutrienti, noi riusciamo ad avere comunque un livello di salute migliore sicuramente se mangiamo cibo spazzatura, quindi molte volte si eccede anche nelle cucine di un certo livello, si eccede con i grassi, si eccede con i condimenti, quindi condimenti di derivazione animale che possono essere burro, strutto, più che altro anche la panna. E a me invece piace molto utilizzare l'olio d'oliva, quindi un condimento che dosato nelle giuste misure ti dà quel qualcosa in più e non va poi ad intaccare quello che è il regime salutare. Quindi mi piace particolarmente, diciamo,
adeguare la mia cucina a quello che è lo stile mediterraneo, ovviamente senza diventare poi succube di questo sistema, ma usandolo come mezzo di valorizzazione di quello che è poi il mio tipo di cucina. Grazie. Andiamo con la prossima domanda. In base alla sua esperienza nel mondo della ristorazione, può dirci se la clientela preferisce alimenti che sono all'apice o alla base della piramide alimentare? Ma la clientela qui diventa un po' difficile il discorso, perché comunque chi viene nei nostri ristoranti viene per ritagliarsi comunque un'esperienza, quindi non fa molto caso a queste cose. Vedo molte volte, la maggior parte è un'utenza di tipo femminile che diciamo si sofferma su questi aspetti, quindi cerca di mangiare principalmente secondi che siano secondi di pesce, antipasti che possono essere dei gamberi crudi o una tartare, quindi tendenzialmente piatti più leggeri. Però venire nel nostro ristorante, diciamo, con un'imposizione di quello che poi vorresti mangiare è una cosa controproducente, perché si spendono delle cifre importanti, quindi chi viene da noi non viene con quell'intento, ma viene comunque per ritagliarsi un'esperienza. Però ho notato che comunque alla fine anche dei nostri menù degustazione, quindi sono circa 8-10 piatti che vanno a comporre questi menù. Alla fine del pasto, quello che ho notato, le persone fanno caso, diciamo, al senso di sazietà. Quindi è una cosa su cui noi abbiamo lavorato dal primo momento, cioè arrivare alla fine del pasto dove tu hai mangiato 10 portate, pani, stuzzichini vari, piccola pasticceria, arrivare alla fine e sentirsi bene, cioè non sentirti sazio, ma non sentirti neanche affamato, arrivare a casa e stare bene, non avere quel senso di pesantezza, è una cosa che secondo me è fondamentale poi nei nostri ristoranti per dare comunque un'esperienza che sia di altissimo livello. Su quello le persone ho visto che fanno particolarmente riferimento. Sul diciamo scegliere quei prodotti che poi racchiude la dieta mediterranea, nella nostra tipologia di cucina non è una cosa in linea di massima tanto contemplata, quindi ci sono quasi tutti, ma non si viene da noi per seguire diciamo un regime alimentare. Andiamo con la prossima domanda. Lo stile di vita mediterraneo lo applica anche al di fuori dell'ambiente lavorativo? Sì, quello sì, nell'ultimo periodo diciamo mi ci sono avvicinato particolarmente, anche perché poi lavorando in cucina si va un po' per eccessi, quindi o dimagrisci per stress oppure aumenti di peso per diciamo un mangiare nervoso, in questo senso, se possiamo chiamarlo. Quindi a un certo punto mi sono reso conto che bisognava dare comunque una linea guida da seguire anche per noi sul personale, quindi con i ragazzi abbiamo deciso di incominciare a mangiare molte più verdure, quindi cercare di integrare 1 o 2 volte a settimana dei cibi di origine integrale, quindi pasta integrale, riso integrale, non prevedere mai più di 2 volte a settimana carne rossa, e quindi ci siamo avvicinati anche noi come staff a quello che è il regime alimentare mediterraneo, la dieta mediterranea, quindi devo dire che comunque stai meglio, in linea di massima abbiamo perso peso quasi tutti, perché comunque eravamo un po' tutti in eccesso, devo dire che proprio fisicamente ti senti meglio. Se avesse la possibilità di descrivere la dieta mediterranea attraverso l'uso di una parola, quale sarebbe e perché? Ma io la racchiuderei nella parola benessere, che secondo me mangiando in maniera corretta, come ti ho accennato prima, quindi molte volte quando vai dai nutrizionisti c'è comunque una linea comune. Ognuno di loro ha poi delle sfaccettature che sono personali, ma di base quello che prevedono sono i 5 pasti al giorno, quindi mangiare 1 o 2 volte a settimana carne rossa, prediligere il pesce, mangiare carne bianca, non eccedere con i carboidrati, quindi pesare carboidrati, pasta, riso, pane. E quindi in linea di massima tu se vai poi a seguire queste linee guida, che non le do io ma le danno comunque nutrizionisti esperti nel settore, sicuramente poi alla fine avrai quel stato di benessere che ti dà a questo punto la dieta mediterranea. Quindi se dobbiamo proprio racchiuderla in un'unica parola, per me sicuramente è benessere. Anche da un punto di vista fisico, soprattutto Sì, anche mentale, perché sì, sicuramente. sappiamo i molti benefici che può apportare. Sì, poi è tutto collegato, comunque quando si sta bene fisicamente poi
in un certo senso aumenta anche il livello di umore, si è più tranquilli, quindi c'è meno stress, è tutto comunque correlato a un benessere generale. Perfetto. Andiamo con la prossima domanda. Diventare uno chef è da sempre stato il suo sogno nel cassetto? Sì, anche in questo caso sì, io inizio da bambino, avevo 14 anni, 13 anni anzi, mio zio fa lo chef ed è molto bravo nell'intaglio dei vegetali, cioè le sculture fatte sulle zucche, sulle angurie, che una volta andavano per la maggiore sui buffet dei matrimoni. E a me mi appassionava sempre, diciamo, la parte artistica di questo mondo e quindi io andavo a casa sua nelle ore pomeridiane cercando di imparare come lui facesse, diciamo, queste sculture sulle angurie, sulle zucche, piuttosto che statue di burro e piano piano è aumentato anche, diciamo, la passione verso questo lavoro fino a che mio zio mi ha detto guarda, cioè, fare sculture è, diciamo, in linea di massima è un hobby, lo si fa, è remunerativo, però ovviamente tu fai il cuoco, quindi se devi procedere per questa strada devi fare il cuoco e lo devi fare bene, quindi posso dire che sono uno dei, almeno oggi, cioè, sono uno dei pochi che ha iniziato questo lavoro con l'intento di fare lo chef. Oggi con il fatto della televisione, diciamo questa subesposizione mediatica, si è arrivato a un punto dove si ci avvicina a questo lavoro in età molto più avanti, quindi ora trovi ragazzi che abbandonano l'università e vanno a fare i cuochi con la speranza di poter paradossalmente entrare subito in televisione, non capiscono che dietro questo lavoro c'è sacrificio, ci sono anni di vita in un certo senso buttati lì nelle cucine mentre i tuoi amici si divertivano e loro approcciandosi a questo mondo ad un'età più avanzata, diciamo, si sono bruciati questa parte che secondo me è fondamentale e quindi non riescono in un certo senso a capire appieno quello che è il sacrificio che c'è dietro questo mondo. Sappiamo che lei non ama seguire le mode. Perché questa scelta anticonformista? Ma in questo caso è una cosa che mi porto già avanti da parecchio. Cioè seguire le mode per me comunque è in un certo senso è una mancanza di identità propria. Finché ci sono degli spunti mi può andare anche bene se parliamo in termini di ristorazione, ma come anche nella vita quotidiana. Io sono stato uno che quando c'era il periodo c'è stato un boom dove tutti si facevano i tatuaggi per il puro piacere di farseli così, quando poi c'è comunque una cultura anche dietro i tatuaggi e io la stessa cosa l'ho applicata nella vita come nella cucina, cioè, quindi per me seguire le mode non ha senso, cioè, se una cosa la senti tua allora è bene che tu possa anche seguire una moda che è del momento, ma se una cosa la fai giusto perché hai altre 10 persone, altri 10 amici, altri 10 cuochi che fanno quello e tu per sentirti quindi a pari loro oppure sullo stesso livello, oppure per uniformarti un po' alla massa lo fai e non la senti tua, secondo me è una cosa proprio di mancanza proprio di identità e di personalità. In cucina, no? È la stessa cosa anche in cucina, quindi in cucina io mi piace seguire qualche tendenza, cioè la applico a quella che è il mio stile di cucina, ma non deve essere mai un esercizio di stile, quindi non deve essere mai una forzatura o un menù completamente che non rispecchia quella che è l'identità italiana. Quindi c'è stato il periodo in cui in cucina andavano delle influenze spagnole, quindi spume, sferificazioni, tutte comunque procedimenti un po' più complessi che ci hanno trasmesso, diciamo, gli chef spagnoli, li utilizzo ancora oggi qualcosina ma non eccedendo mai. Ora vanno le fermentazioni che sono dei processi antichissimi, nord europei ma anche allo stesso tempo italiani, li utilizzo per valorizzare quello che è poi l'impronta principale che è una cucina mediterranea, una cucina italiana, in questo caso, nel mio caso, una cucina di tendenza campana, quindi in questo senso sì, diciamo sono un po' non soggetto alle mode. Infine, qual è il piatto che descrive perfettamente lo chef Domenico Stile?
E qui è ardua, perché io non mi identifico in un piatto, ma mi identifico in una mentalità, cioè io non propongo mai lo stesso piatto, mi piace molto variare, secondo me identificarsi in un piatto è molto limitativo, perché nella mia carriera, che mo può essere breve in questo caso, 5 anni come responsabile di cucina, ho fatto forse 100 piatti diversi e quindi identificarsi in un unico piatto è difficile. Molti lo fanno perché è molto semplice, diciamo, individuare su 100 piatti quei 3-4 piatti che piacciono alla clientela e quindi identificarsi in quelli. Io ne ho alcuni al ristorante, però sicuramente a breve li cambieremo, ma non mi identifico in un piatto. Se proprio dobbiamo selezionarne uno, nel menù che abbiamo attualmente, uno spaghetto fatto con ragù di scorfano affumicato, poi alla base mettiamo una salsa di zucca acidula e una doppia salsa di induglia e olio di melissa, che è un'erba molto profumata che ha dei sentori quasi di limone, e alla fine completiamo in sala con un parmigiano di induglia che otteniamo con la maltodestrina, che è un derivato della tapioca. E che cosa succede? Cioè ti fa rassodare tutto quello che è grasso e te lo rende in polvere, quindi lo aggiungiamo solo alla fine in sala per completare come se fosse un parmigiano, per dare quell'effetto un po' scenografico che non deve mai mancare. Quindi se dobbiamo identificarci proprio in un piatto è questo, dove c'è comunque l'unione di una cucina marinara che sento mia, una sfaccettatura comunque di terra, in questo caso l'anduglia, anche se non è campana, che però mi dà quella sensazione di arrostito, di arancio, Piccantezza, no? sì, di piccantezza sicuramente, e per finire l'effetto scenografico che è l'anduglia in polvere e alla base c'è la pasta, quindi di Gragnano, che racchiude un po' il cerchio. Perfetto, grazie mille, è stato un onore Grazie a voi. collaborare con voi e speriamo che questa intervista possa ulteriormente dare dei benefici. Grazie.